Ma cosa volete che vi dica? Sarà la mia passione per il vino? Sta di fatto che gli omaggi che Diamine fa ai vitigni, in questo caso il Merlot, a me piacciono molto, non certo perché li tracanno, ma perché la tinta, la scorrevolezza la trovo perfettamente bilanciata. Mi capita nel Syrah, mi capita nel Grape, mi capita in questo Merlot. Una tinta che forse non rispecchia l'ampia varietà del Merlot come viene vinificato, però sa proprio di vino, di tannino. Poi certo, vabbè, l'ho messo anche alla prova con una penna stilografica di quelle molto molto valide, che è la Dolce Vita, la Delta Dolce Vita, ma insomma mi piace tanto come tinta quanto come formulazione. Lascia scorrere bene il pennino con quel giusto mix di appunto scorrevolezza, ma anche di oleosità, quel film oleoso leggermente unto che permea il pennino, e quindi anche quelli un pochettino più taglienti, quelli più aguzzi, si trovano a proprio agio. Trovo che il tratto sia omogeneo, la copertura fitta, costante. Mi piace questo aspetto. Non ci sono variazioni di gamma. Ancora una volta potrebbe sembrare un paradosso in un contesto stilografico dove ultimamente vengono ricercate e premiate le sfumature, lo shading. Qui invece no, c'è un colore, una tinta che è quella, e tanto che rallentiamo, tanto che andiamo più veloce, la copertura resta quella. E poi comunque la formulazione. Non nascondo che gli inchiostri Diamine mi piacciono, ne ho davvero diversi, anche perché il calamaio piccolo, come avete visto, da 30 millilitri, tutto sommato è uno di quelli abbordabili che ci mette la possibilità, ci dà la possibilità di provare anche qualche tinta in più con un esborso tutto sommato abbastanza contenuto. E allora una bella saturazione, una bella capacità di copertura con una fittezza costante. Come consuetudine l'ho provato sulla carta comune, una carta rigata, una carta avorio, che è questa, è quella del blocco Penco, un blocco che mi sta dando parecchia soddisfazione. Per chi non lo conoscesse, è un formato A5, ma ve ne parlerò comunque in un prossimo video. La carta, giusto per darvi un riferimento, è una carta color crema, un avorio molto spinto, ricorda tantissimo, penso sia quasi la stessa tra l'altro, ricorda tantissimo la carta Havana, del blocco Habana, scusate, del Quo Vadis, che comunque ancora una volta insomma è una carta Clairefontaine. Su questa carta la tinta si trova proprio bene, conferisce forse una maggiore eleganza anche all'inchiostro, che diventa un po' più marrone piuttosto che quel vinaccia addolcito che si presenta così sulla carta bianca. Insomma, anche qui mi ha dato molta soddisfazione. L'ho provato come consuetudine anche sul blocco Rhodia, tanto sul blocco Rhodia puntinato, quello bianco puntinato, che sull'Uniblanc. Ritornando per un momento al calamaio, è vero che con quello da 30 millilitri bisogna fare qualche acrobazia per caricare le penne, soprattutto quelle con una impugnatura generosa come la Dolce Vita. E allora bisogna ricorrere a qualche stratagemma, così ce la facciamo proprio a pelo sporcando l'impugnatura. Meglio smontare il converter e caricare quello. Sarà un pochettino più complesso, anche meno ortodosso se vogliamo, però il risultato poi è quello equivalente a caricare la penna. E sì, bene, soprattutto man mano che la qualità della carta sale, l'inchiostro dà il meglio di sé. Per esempio, come potete vedere, è la stessa penna che ho utilizzato nelle immagini precedenti, però qui il tratto appare leggermente più contenuto perché la carta ovviamente ci mette del suo.
e anche sulla carta Uniblank che cosa riscontriamo? Un colore ancora leggermente più enfatizzato, perché questa è la caratteristica della bellissima Rhodia, perlomeno come gamut stiamo parlando di quello, e un tempo di asciugatura che è anche in linea con quello che sono gli inchiostri della Diamine. Insomma, un inchiostro che mi trova in perfetta sintonia, ecco, con quello che è il mio modo di scrivere e di utilizzare la stilografica. Qui, così come lo vedete, appare come un vino novello, bello, carico e soprattutto vivace nel colore, un color prugna, ma diventerà presto un colore più marrone, più melanzana, dopo, ve l'ho detto, un mese, un paio di mesi che si sarà stabilizzato bene sulla carta. Insomma, va anche tenuto presente se vogliamo poi avere nel lungo periodo un colore che risulti appagante rispetto a quello che cerchiamo. Un inchiostro che mi ha colpito, il Merlot della Diamine, perché comunque risulta abbastanza diverso da cose già viste. Sì, lo so, stiamo parlando di sottigliezze, però può ricordare il Muddy Wine di Robert Oster, però con quel colore melanzana più vivo, insomma un pochettino più vibrante rispetto all'Oyster. Può ricordare anche l'Omas Brown, però senza avere quella colorazione tendente anche al rossastro arancione che invece il Diamine non ha. Quindi un colore abbastanza unico, lo vedete anche in queste immagini. Poi sulla carta avoriata mi è piaciuto particolarmente perché viene leggermente scaldato e ritrova quel colore vinaccia che insomma mi è particolarmente congeniale. Però è anche vero che così come molti inchiostri, trascorso un mese, trascorso 2 mesi, cambia leggermente, diventa un pochettino più spento di quello che abbiamo lasciato dopo i primi minuti sulla carta. Sembra perdere la carica cromatica, ma non sbiadire, scurire però sì, un pochettino, ecco, non è quello dell'etichetta che avete appena visto passare. Un inchiostro esente da critiche anche dal punto di vista dell'essiccazione, di quelle piccole ostruzioni che talvolta altre colorazioni di Diamine provocano, e quindi bene, promosso anche sotto questo aspetto. Non mi resta che lasciarvi alle immagini per chi volesse approfondire ulteriormente la conoscenza di questo inchiostro, e l'appuntamento invece è ai prossimi video. Saluti inchiostrati a tutti.